Ciao a tutti, questa domenica vi vorremmo proporre qualcosa di diverso, nel senso che molti di voi ci hanno chiesto cosa abbiamo dovuto fare per poter omologare il nostro camion in Italia, a camper, e quindi abbiamo deciso di dedicare un video per spiegare un po' tutte le tappe necessarie per poter fare questa operazione. Ci presentiamo, siamo Elisabetta e Sebastiano e da circa 7 anni viviamo in giro per il mondo. Nell'ultimo anno abbiamo venduto il nostro vecchio camper per costruirne uno da zero, un Mercedes 1017, acquistato in Germania. E se ti fa piacere sostenere il nostro canale, ti invitiamo ad iscriverti. Come molti di voi già sanno, appunto, noi abbiamo venduto il nostro vecchio Mannu, il Mercedes 813 giallo, per acquistare un Mercedes 1017 ex pompieri tedesco, appunto per poter avere un veicolo un po' più compatto. Era un po' il nostro sogno acquistare questo mezzo, perché poi ha anche la possibilità di inserire il 4x4, quindi poter accedere a zone un po' più remote, perché prima cercavamo di accederci comunque ma non riuscivamo ad arrivare al nostro obiettivo. Quindi ora finalmente, quando potremo ripartire in posti nuovi, lontani, avremo la possibilità di poter fare strade nuove e un po' fuori da tutto. Quindi per quanto riguarda il mezzo, abbiamo acquistato questo Mercedes al confine con la Polonia, in Germania. Era un mezzo che si trovava in servizio appunto fino al 2021, è stato dismesso nel 2021 e noi l'abbiamo acquistato da un privato tramite un classico sito di annunci tedesco, per l'esattezza eBay Kleinanzeigen, non so se lo pronuncio bene, però qualcosa del genere. Era un veicolo dei pompieri fino al 2021, dopodiché è stato acquistato da un privato tedesco che aveva l'intenzione di fare lo stesso progetto al nostro, però per vari problemi non è riuscito e per questo l'ha rimesso in vendita. Noi l'abbiamo trovato appunto sul sito. Lui è stato gentilissimo, ci ha mandato un sacco di video per evitare di farci un giro a vuoto in Germania e volevamo andare abbastanza a colpo sicuro, e così è stato. Siamo arrivati lì, abbiamo trovato il mezzo che cercavamo, quindi per questo è stato perfetto. Quindi dopo aver pagato il mezzo e aver fatto una scrittura privata con il vecchio proprietario Ralph, siamo andati all'ufficio della motorizzazione tedesca per fare il nuovo libretto intestato a me in questo caso. Alla motorizzazione, al momento appunto di dover creare questo nuovo libretto a nome mio, mi è stato chiesto di andare a fare le targhe. Quindi ci sono due possibilità: se io fossi stato tedesco avrei potuto fare la targa definitiva, la targa classica tedesca, ma nel mio caso, visto che era una targa temporanea di cui avevamo bisogno, sono andato appunto a fare questa targa provvisoria. È possibile fare questa targa provvisoria fino ad un anno, quindi la durata può essere fino ad un anno, e compresa con la targa c'è anche l'assicurazione. Noi adesso, se non sbaglio, abbiamo pagato sui 750 euro targa assicurazione per la durata di 3 mesi. Abbiamo le targhe. It's for remember for Elisabetta also, you know? Yeah. Con questa targa temporanea di espatrio noi avevamo appunto la possibilità di tornare in Sardegna, creare un camion camper e tornare in Germania al TUV per fare l'omologazione. Questo era il nostro progetto iniziale, appunto. In 3 mesi ci eravamo dati di tempo, 3 mesi, per poter creare un allestimento essenziale, però che passasse il TUV, per poter cambiare la carta di circolazione da camion classico a camper, quindi onemobile. Creata appunto questa nuova targa, te la fanno sul momento con l'assicurazione, siamo tornati all'ufficio della motorizzazione per poter ritirare il nuovo libretto. Ovviamente risultava camion in quell'istante, perché era semplicemente un camion. Il libretto con il mio nome sopra, il libretto nuovo con il mio nome, è costato sui 60 euro, e quindi una cifra veramente irrisoria. In un quarto d'ora ci hanno dato tutto il necessario per poter partire e tornare in Sardegna col nuovo camion. Pagamento del mezzo, scrittura privata con il proprietario che sta vendendo il mezzo, motorizzazione per fare la carta di circolazione nuova,
targhe provvisorie per espatrio con assicurazione inclusa e si può partire dalla Germania. Noi ci eravamo appunto prefissati 3 mesi, poi sono successe un sacco di cose durante il viaggio e purtroppo per fare l'allestimento ci è rimasto solamente 1 mese e mezzo all'incirca, però ce l'abbiamo fatta. Importantissimo, per quanto riguarda l'acquisto del mezzo in Germania o all'estero in generale, non pagate più di 10.000 euro in contanti il vostro veicolo, perché altrimenti poi al ritorno in Italia, quando si dovrà fare la richiesta di immatricolazione italiana, l'Agenzia delle Entrate andrà a controllare come avrete pagato il mezzo, come avete pagato il mezzo all'estero, e se avete pagato con più di 10.000 euro in contanti questo sarà un problema. Quindi durante questo mese e mezzo a nostra disposizione per fare l'allestimento abbiamo cercato un po' ovunque le informazioni necessarie per poter allestire il camion nel modo giusto e essere sicuri che passasse il collaudo al TÜV in Germania. Abbiamo mandato una mail direttamente a loro, loro ci hanno risposto che sarebbe stato meglio andare di persona così da poter parlare con loro e vedere come allestire il camion, però ovviamente noi non potevamo spostarci e quindi non ci siamo spostati. Abbiamo avuto i sacri consigli di Davide e Diana di Come On Wheelie, che pochi mesi prima avevano fatto la stessa cosa con successo, però abbiamo capito che era abbastanza soggettivo, dipende molto da chi trovi al TÜV. Le idee base ce le avevamo, però dipende tutto da chi trovi. Quindi ci siamo messi all'opera per fare l'allestimento base, però fatto bene, nel modo giusto, perché ovviamente doveva passare un collaudo al TÜV, quindi in Germania a noi ci metteva parecchia paura questa cosa, visto che sono abbastanza fiscali. E durante questi lavori appunto siamo riusciti a capire che era necessario avere delle finestre, soprattutto i vetri, non le finestre, i vetri delle finestre dovevano essere omologati stradali, quindi col codice stradale indicato sul vetro. Questo è molto importante ed è la prima cosa che ci hanno controllato al momento dell'ispezione. Dopodiché un'altra cosa che abbiamo capito era che era necessario una presa d'aria sul tetto, quindi noi abbiamo installato l'oblò con la ventola e questo andava più che bene per loro. L'impianto elettrico doveva essere con un salvavita, e questo è sia per quanto riguarda l'impianto 230 o l'impianto 12 volt. Se c'è un impianto 12 volt o un impianto 230 deve esserci in ogni caso un pannello di controllo salvavita, e per il resto abbastanza tutto semplice, perché hanno controllato avessimo un tavolo, la cucina, sembrava un allestimento fatto, finito, quindi a loro andava benissimo. Esatto, Elisabetta ha appena commentato i fuochi. Se si fa un impianto a gas è necessario avere una certificazione dell'impianto a gas, altrimenti basta installare una classica presa, una classica piastra a induzione elettrica, e allora a quel punto non c'è nessun tipo di problema. Quindi per richiedere l'appuntamento è molto semplice, basta mandare un'email al TÜV tedesco dove si vuole andare, richiedere un collaudo per trasformare un camion o un furgone, quello che è, da autocarro a camper. Per fare un collaudo a wohnmobil, diciamo, non mi sono un attimo perso, per fare un collaudo e trasformare la carta di circolazione a wohnmobil, e loro ti risponderanno con le date disponibili. Si sceglie una data e ci si reca sul posto al momento della data per fare l'ispezione. Sei giunto a destinazione. Noi cosa abbiamo fatto? Il mezzo aveva 2 posti, quindi noi avremmo voluto omologarlo almeno 4 posti. Per questo abbiamo aggiunto 2 posti in più a sedere nella doppia cabina. Non erano necessarie le cinture perché questo mezzo non prevedeva le cinture, e in Germania su questo non c'è niente da dire. Se il mezzo non prevede le cinture non c'è bisogno di installarle, e quindi ci hanno omologato tranquillamente i posti che volevamo in più. Abbiamo omologato le ruote perché in origine aveva il gemellato, noi abbiamo modificato cerchi e gomme, e
molto semplicemente hanno fatto i controlli necessari, hanno omologato anche le ruote e nient'altro. Hanno fatto, oltre al controllo dell'allestimento, appunto del nuovo allestimento a camper, hanno fatto un controllo molto dettagliato su tutto ciò che è motore, freni e gas di scarico, eccetera eccetera. Finita l'ispezione al TUV, loro prendono la carta di circolazione vecchia, fanno tutti i controlli, inseriscono sulla scheda tecnica tutti i dati del veicolo, e se il mezzo non ha nessun tipo di problema, quindi che il collaudo è andato a buon fine, loro ti danno la scheda tecnica con tutte le modifiche aggiunte al veicolo e va richiesta tradotta in italiano. Ovviamente loro possono farlo, quindi va semplicemente richiesto di dare di ricevere insieme all'originale anche la scheda tecnica in italiano, perché questa verrà richiesta al momento dell'immatricolazione in Italia. Presi tutti questi documenti si paga, ovviamente. Noi abbiamo pagato, per darvi un'idea, sui 400 euro il collaudo al TUV, e dopodiché, presa la scheda tecnica e tutto ciò che ti dà il TUV, si ritorna alla motorizzazione per cambiare la carta di circolazione, perché a quel punto il veicolo non è più un camion classico o un furgone classico, ma è diventato un camper. Quindi si torna alla motorizzazione, e alla motorizzazione rifanno una carta di circolazione nuova con indicato sopra le modifiche aggiunte dal TUV e appunto la dicitura Womobil. Bene, fatto tutto ciò, carta di circolazione aggiornata, scheda tecnica del TUV con la traduzione in italiano, si può ripartire per rientrare in Italia. E qui viene il bello perché in Germania è tutto abbastanza molto veloce, molto preciso, però molto veloce, e invece in Italia le cose cambiano. Quindi in Italia la prima cosa da fare è far tradurre i documenti. Devono essere tradotti appunto da una persona autorizzata, la traduzione deve essere certificata, quindi deve essere tradotta la carta di circolazione, eccetera eccetera. Dal momento che si hanno i documenti tradotti, si può andare all'Agenzia delle Entrate, che per noi è stato veramente molto complicato questo passo, perché non c'erano appuntamenti disponibili per fare questo tipo di lavorazione, appunto, per cui abbiamo dovuto aspettare molto tempo. Però dal momento che si ha l'appuntamento all'Agenzia delle Entrate, si va lì con tutti i documenti. Bisogna stare attenti ad avere veramente tutti i documenti nel modo giusto, perché altrimenti sono altri tempi d'attesa infiniti. Appunto si portano lì all'impiegato dell'Agenzia delle Entrate, loro controllano che sia tutto a posto. Molto importante, se il mezzo lo sia pagato in contanti o via bonifico, in ogni caso ci vuole un tracciamento dell'operazione, quindi noi abbiamo pagato una parte in contanti e una parte in bonifico, via bonifico, e loro devono, essendo l'Agenzia delle Entrate, devono controllare come è stato pagato questo mezzo. Controllato tutto ciò, loro ti sbloccano il mezzo, quindi è possibile fare l'immatricolazione in Italia. Quindi dal momento che l'Agenzia delle Entrate accetta il veicolo in Italia, cioè ti inserisce il numero del telaio sul sistema, si può procedere con la tappa successiva, che sembrerebbe tutto molto semplice, ma invece non lo è, perché bisogna richiedere una revisione speciale presso la motorizzazione civile, perché comunque per quanto ci sia il TUV valido da parte della Germania, in Italia è necessario fare comunque una revisione speciale del veicolo, che controllino che le stesse cose dette dal TUV siano realmente anche qua durante la revisione, siano le stesse, diciamo. Sembra facile, ma bisogna riuscire ad ottenere questo appuntamento per fare questa revisione speciale. Ma dal momento che si ha l'appuntamento, si porta il mezzo appunto alla motorizzazione, si fa la revisione, loro controllano che sia esattamente la stessa cosa che ha detto il TUV, e fatta la revisione, se è andato tutto bene, basta aspettare le targhe, che veramente sembra, detta così, una fesseria, ma per noi non lo è stato. Per chi ci segue lo sa bene, abbiamo dovuto aspettare parecchi mesi, però alla fine ce l'abbiamo fatta. È un'operazione che richiede comunque un costo,
cioè è un'operazione che ha un costo, perché anche in Italia per poter fare la revisione bisogna pagare questa revisione speciale, anche per le targhe bisogna pagare, però alla fine ci si riesce con tanta determinazione e non bisogna mollare mai, perché se no non ne torni a capo, però si può fare. Bene, siamo giunti al termine di questo video, spero di essere stato abbastanza chiaro. Sembra semplice, ma non lo è, perché comunque sarebbe tutto così semplice se non fosse che siamo in Italia, perché in Germania fai tutto in 5 minuti, invece da noi è un po' più complicato, però è fattibile. Quindi se qualcuno di voi avesse bisogno di qualche informazione in più, siamo disponibili, potete inviarci una mail. Per il resto spero di essere stato abbastanza chiaro, quindi vi lascio e vi dico domenica prossima.